Eolia, sai che cos'è? Te lo spiego in questo video, arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica, con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online, seguendo persone che partono da zero, ma anche persone che sono più avanti e vogliono entrare nel mondo dell'improvvisazione e migliorare la propria tecnica strumentale. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. La scala Eolia è spesso conosciuta col nome di scala minore naturale. Alla fine di questo video saprai riconoscerla e ricavarla e formarla senza dubbi. Inoltre ti suggerirò degli esercizi per prendere confidenza e applicarla all'interno delle tue improvvisazioni. Il tutto con estrema sicurezza e risultati certi. La scala Eolia implicitamente è conosciuta anche da chi le scale modali non le conosce, perché la scala Eolia è comunemente detta anche scala minore naturale o relativa minore. Si ottiene infatti partendo dal sesto grado di una scala maggiore. Gli intervalli minori che si generano all'interno di questa scala sono fra il primo e il terzo grado e il sesto e il settimo grado. Troviamo inoltre un intervallo maggiore che si genera fra il primo e il secondo grado. La nota caratterizzante di questa scala Eolia è il sesto grado, che è un bemolle 6, spesso indicato anche come bemolle 13. Fra il terzo e il quarto grado abbiamo inoltre la distanza di un tono e proprio questo grado conferisce alla scala Eolia meno dissonanza rispetto ad una scala maggiore. Infatti, in una scala maggiore fra gli stessi gradi troviamo la distanza di un semitono. Nell'esempio vediamo infatti una scala Fa Eolia. Questa scala, come tu potrai ben vedere, ha 4 bemolli in chiave, perché è la scala che deriva dalla scala di La bemolle maggiore. Se io vado a prendere il sesto grado della scala di La bemolle maggiore, avrò Fa. Quindi le note che compongono Fa Eolio sono Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa. Vediamo adesso alcuni modi per studiare questa scala. Se io per esempio devo ricavare la scala di Do minore, Eolio, avrò come scala madre la scala di Mi bemolle. Guarda caso, la scala di Mi bemolle si trova proprio una terza minore sopra Do. Facciamo l'esempio di Fa. Cosa c'è come terza minore di Fa? La bemolle. Quindi la bemolle è la scala madre di Fa. Un altro esempio ancora, Si bemolle ha come scala Eolia il Re bemolle, che è la sua terza minore. In questo modo è molto più semplice ricavare le scale Eolia. Suoniamo per esempio La Eolio. La Eolio ha come scala madre il Do, che si trova ad una terza minore sopra. Quindi la scala di La Eolio sarà La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ho suonato la scala Eolia con la sua quadriade, ma quando sono all'interno del fraseggio è molto utile enfatizzare il grado bemolle 6, perché quello è il grado caratterizzante della scala Eolia. Quindi andrò ad enfatizzare il sesto grado di La minore. In questo caso bemolle 6 è Fa naturale, quindi quando vado a suonare la mia frase vado ad enfatizzare questo grado per far sentire al mio ascoltatore che è appunto una scala Eolia. Vediamo come fare. A questo punto, visto che abbiamo studiato molto le scale modali e siamo arrivati appunto all'Eolio, ci manca soltanto il Locrio che farò nella prossima pillola, sarebbe utile andare a pensare ai 3 modi minori, quindi dorico, frigio ed eolio, e suonarli tutti con le relative scale. Per esempio, La minore può essere dorico di Sol, frigio di Fa oppure Eolio di Do. Quindi sarebbe utile andare a suonare tutte queste 3 scale e ascoltare quali sono gli intervalli che si generano. Sentiamo le differenze. Di queste 3 scale piace di più? A me piace tantissimo la dorica. Sarebbe veramente utile conoscere bene tutte le scale, consapevoli del fatto che la scala Eolia, quando vado a modificare il settimo grado,
diventa una scala minore armonica, di cui avevo già parlato in un'altra pillola. Visto che ci siamo, come dicono a Bergamo, facciamo 30, facciamo 31, quando suoni la scala Eolia, a questo punto aggiungi anche il settimo grado aumentato in modo da ottenere una scala minore armonica. Quindi suonerò prima la scala minore naturale e poi la scala minore armonica. Vediamo come fare. Molto bella questa scala minore armonica, a me piace tantissimo ed è molto bella anche da applicare all'interno delle improvvisazioni, consapevoli però del fatto che va applicata all'interno di un certo contesto armonico. Quindi non è che se io vedo un accordo minore posso metterci qualsiasi scala. Teoricamente lo potrei fare, ma praticamente magari non suona bene perché il mio pianista o il mio bassista sta facendo altro e quindi devo avere un contesto armonico in cui inserire questa scala. Fanne esperienza, mettila in pratica e proprio per questo diventa più bravo a suonare le scale modali, che sono un ricorso veramente preziosissimo. Nella prossima puntata ti spiegherò bene la scala Locria, che è una scala molto bella, che mi piace tantissimo. Spero che ti sia stato utile e io ti do appuntamento alla prossima pillola di armonia. Ciao ciao!